Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Farpenta, compressa orodispersibile Sintesi Pharma SRL, ultimo aggiornamento, 20 dicembre 2021. Cos'ha Farpenta, compressa orodispersibile? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Farpenta, compressa orodispersibile durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Farpenta, compressa orodispersibile? Farpenta, compressa orodispersibile è un farmaco a base del principio attivo olanzapina, appartenente alla categoria degli antipsicotici tienobenzodiazepinici e nello specifico diazepine, oxazepine, tiazepine e oxepine. È commercializzato in Italia dall'azienda Sintesi Pharma SRL. Farpenta, compressa orodispersibile può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Farpenta 5 mg 28 compresse orodispersibili. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Double Pharma Ltd. Concessionario: Sintesi Pharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: olanzapina. Gruppo terapeutico: antipsicotici tienobenzodiazepinici. Forma farmaceutica: compressa orodispersibile. Indicazioni: adulti. Olanzapina è indicata per il trattamento della schizofrenia. Nei pazienti che hanno dimostrato risposta positiva al trattamento iniziale, il proseguimento della terapia con olanzapina consente di mantenere il miglioramento clinico. Olanzapina è indicata per il trattamento dell'episodio di mania da moderato a grave. Nei pazienti in cui l'episodio maniacale ha risposto al trattamento con olanzapina, l'olanzapina è indicata per la prevenzione dei nuovi episodi di malattia in pazienti con disturbo bipolare, vedere paragrafo 5.1. Posologia: adulti, schizofrenia. Il dosaggio iniziale raccomandato di olanzapina a 10 mg/die. Episodio di mania. Il dosaggio iniziale a 15 mg da somministrare in un'unica dose giornaliera in monoterapia o 10 mg/die in terapia combinata, vedere paragrafo 5.1. Prevenzione di nuovi episodi di malattia nel disturbo bipolare. Il dosaggio iniziale raccomandato a 10 mg/die. Nei pazienti che stanno ricevendo olanzapina per il trattamento dell'episodio maniacale, continuare la terapia allo stesso dosaggio per la prevenzione di nuovi episodi di malattia. Se si verifica un nuovo episodio depressivo, maniacale o misto, il trattamento con olanzapina deve essere continuato, ottimizzando la dose in base alle necessità, con una terapia supplementare per trattare i disturbi dell'umore, come clinicamente indicato. Durante il trattamento della schizofrenia, dell'episodio di mania e della prevenzione di nuovi episodi di malattia nel disturbo bipolare, in base alla condizione clinica del paziente il dosaggio giornaliero può successivamente essere aggiustato entro un intervallo di 5-20 mg. L'incremento a una dose superiore al dosaggio inizialmente raccomandato è consigliato solo dopo un adeguato periodo di osservazione clinica e deve generalmente attuarsi ad intervalli di tempo non inferiori alle 24 ore. Olanzapina può essere somministrata indipendentemente dall'assunzione dei pasti poiché a copyright l'assorbimento non è influenzato dal cibo. Quando si interrompe la somministrazione di olanzapina si deve prendere in considerazione una riduzione graduale della dose. Farpenta compressa orodispersibile deve essere posta in bocca, dove si disperderà rapidamente nella saliva così da poter essere deglutita facilmente. La rimozione dalla bocca della compressa orodispersibile integra è difficile. Poiché a copyright la compressa orodispersibile è friabile, essa deve essere assunta immediatamente dopo l'apertura del blister. In alternativa, essa può essere dispersa in un bicchiere pieno d'acqua o di altra bevanda adatta, succo d'arancia, succo di mela, latte o caffè, immediatamente prima della sua assunzione. Olanzapina compressa orodispersibile è bioequivalente ad olanzapina in compresse rivestite, con una velocità e grado di assorbimento simili. Essa presenta lo stesso dosaggio e frequenza di somministrazione di olanzapina in compresse rivestite. Olanzapina compressa orodispersibile può essere assunta in alternativa ad olanzapina in compresse rivestite.
particolari popolazioni anziani. Generalmente, non ha richiesto un dosaggio iniziale basso, 5 mg/die, anche se una riduzione della dose dovrebbe essere presa in considerazione nei pazienti di età pari o superiore ai 65 anni quando le situazioni cliniche lo consigliano, vedere paragrafo 4. Danno renale o insufficienza epatica. In questi pazienti si deve prendere in considerazione un dosaggio iniziale basso, 5 mg. In caso di insufficienza epatica di grado moderato, cirrosi di classe AB secondo la classificazione di Kild-Pugh, il dosaggio iniziale è di 5 mg ed ogni incremento di dose deve essere effettuato con cautela. Fumatori di solito non è necessario apportare variazioni alla dose iniziale ed all'intervallo di dosaggio nei fumatori rispetto ai non fumatori. Il metabolismo di olanzapina può essere accelerato dal fumo. Si raccomanda un monitoraggio clinico e, se necessario, può essere considerato un aumento del dosaggio di olanzapina, vedere paragrafo 4-5. Quando sono presenti fattori in grado di rallentare il metabolismo, pazienti di sesso femminile, anziani, non fumatori, si deve considerare la possibilità di diminuire la dose iniziale. L'aumento di dosaggio, quando necessario, deve essere effettuato con cautela in questi pazienti. Nelle situazioni in cui risultano necessari incrementi di dosaggio di 2,5 mg, deve essere usato farpenta in compresse rivestite con film. Vedere paragrafi 4, 5 e 5.2. Popolazione pediatrica. L'uso di olanzapina non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età a causa della mancanza di dati di sicurezza e di efficacia. Negli studi a breve termine su pazienti adolescenti è stata riportata un'entità maggiore di aumento di peso, di alterazioni dei lipidi e della prolattina rispetto agli studi su pazienti adulti, vedere paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Pazienti a rischio noto di glaucoma ad angolo chiuso. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Durante il trattamento antipsicotico, il miglioramento della condizione clinica del paziente può richiedere da diversi giorni ad alcune settimane. In questo periodo i pazienti devono essere strettamente controllati. Psicosi /O, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Studi di interazione sono stati effettuati solo negli adulti. Potenziali interazioni che riguardano olanzapina. Dal momento che olanzapina ha metabolizzato dal CYP1A2, le sostanze che possono specificatamente indurre o inibire, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere farpenta, compressa orodispersibile durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere farpenta, compressa orodispersibile durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non esistono studi adeguati e ben controllati su donne in stato di gravidanza. Le pazienti devono essere avvertite sulla necessità di informare il proprio medico in caso di gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dal momento che olanzapina può provocare sonnolenza e capogiro, i pazienti devono essere informati che occorre cautela nel fare uso di macchinari, inclusi i veicoli a motore. Effetti indesiderati. Sommario del profilo di sicurezza. Adulti. Nel corso degli studi clinici le reazioni avverse, associate con l'uso di olanzapina, più frequentemente riportate, osservate in misura a 0,1% dei pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi. Sintomi molto frequenti da sovradosaggio, con incidenza 10%, comprendono tachicardia, agitazione /aggressività, disartria, manifestazioni extrapiramidali di vario tipo ed una riduzione del livello di coscienza variabile dalla sedazione al coma. Altre sequele del sovradosaggio clinicamente importanti comprendono delirium, convulsione, coma, possibile sindrome maligna da neurolettici, depressione respiratoria, aspirazione, ipertensione o ipotensione, aritmie cardiache, 2% dei casi di sovradosaggio, ed arresto cardiorespiratorio. Esiti fatali sono stati riportati per sovradosaggi acuti così bassi come con 450 mg, ma è stata riportata anche sopravvivenza dopo sovradosaggio acuto con circa 2 g di olanzapina orale. Trattamento. Non esiste un antidoto specifico per olanzapina. Non è consigliata l'induzione del vomito. Può essere indicato seguire le procedure standard per il trattamento del sovradosaggio, ad esempio lavaggio gastrico, somministrazione di carbone attivo.
La contemporanea somministrazione di carbone attivo riduce la biodisponibilità orale di olanzapina del 50-60%. In base al quadro clinico deve essere effettuato un trattamento sintomatico ed un monitoraggio delle funzioni vitali, comprendenti il trattamento dell'ipotensione e del collasso circolatorio ed il mantenimento della funzione respiratoria. Non usare adrenalina, dopamina o altri agenti simpaticomimetici con attività beta-agonista poiché copyright la stimolazione dei recettori beta può determinare un peggioramento dello stato ipotensivo. È necessario monitorare l'attività cardiovascolare per riconoscere eventuali aritmie. Il monitoraggio ed un'accurata sorveglianza medica devono continuare fino alla guarigione del paziente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Psicolettici, diazepine, oxazepine, tiazepine e oxepine. Codice ATC N05H03. Effetti farmacodinamici. Olanzapina ha un agente antipsicotico, antimaniacale e stabilizzante dell'umore dotato di un ampio profilo farmacologico su proprietà farmacocinetiche. Olanzapina compressa or dispersibile a bioequivalente ad olanzapina in compresse rivestite, con una velocità e grado di assorbimento simili. Olanzapina compressa or dispersibile può essere assunta in alternativa ad olanzapina in compresse. Dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta, per dose singola. Nei roditori, i segni di tossicità dopo somministrazione orale sono stati quelli tipici di sostanze ad elevata attività neurolettica. Ipoattività, coma, tremori, convulsioni cloniche, salivazione, elenco degli eccipienti, mannitolo aspartame, E951, magnesio stearato crospovidone tipo B-lattosio monoidrato idrossipropilcellulosa aroma limone preparazione aromatica, maltodestrina, saccarosio, gomma arabica, E414, gliceril triacetato, E1518, e alfa-tocoferolo, E307. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di farpenta, compressa or dispersibile a base di olanzapina sono Lanzapir, olanzapina Accord, olanzapina Aurobindo Pharma Italia, olanzapina Doc generici, compressa or dispersibile, olanzapina Doc generici, compressa rivestita, olanzapina EG Stada, olanzapina Lilly, compressa or dispersibile, olanzapina Lilly, compressa rivestita, olanzapina Milan Pharma, olanzapina Pensa Pharma, olanzapina Sandoz, olanzapina San, olanzapina Teva, compressa or dispersibile, olanzapina Teva, compressa rivestita, compresse rivestite, olanzapina Zentiva, compressa or dispersibile, olanzapina Zentiva, compressa rivestita, Zalasta, compressa or dispersibile, Ziprexa, compressa rivestita, Ziprexa Velotag, compressa or dispersibile. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.